Buongiorno ragazzi, come state? Mi sono svegliato con molta calma per una volta. Direzione oggi Xi'an. Ho circa sempre le solite 3 orette di treno veloce. Mi sono portato via il mangiare di ieri e adesso assaggiamo questo anche, che è un tortino di carne super caldo, perché ho provato ad assaggiarlo prima, è uscito tutto liquido caldo. Riproviamo. Pazzesco, però €1 per questo. Un leggero coriandolo c'è sempre, ovviamente, però buono. Comunque incredibile, 20 minuti di taxi, €1,90. Hanno questa cosa, no, li pagano poco, però veramente c'è un giro clamoroso, c'è la gente si ferma qua, esce, prende taxi sempre, ovunque. Cioè, non so, tipo in Italia io non ho mai preso un taxi perché ovviamente costa tanto, piuttosto prendo un bus, piuttosto faccio altre cose. Ci sono infatti un sacco di taxi fermi lì, immobili, che piuttosto, capito, ne fai tanti, li fai pagare pochi, lavorano sempre, cioè stanno tutto il giorno a lavorare. Tutto un circolo, anche come il cibo, anche al ristorante. Se costassero meno, potessi mangiare con €5 veloce, così andrei tutti i giorni al ristorante. Invece ecco, è una concezione diversa. Finalmente a Xi'an. Ovviamente è una città gigante, no, come quella che ho visto ieri, quindi i palazzi sono normali, sono modernizzati. 13 milioni di abitanti, nel centro urbano 10 milioni. Penso che non ho mai visto questa così poco gap, cioè veramente c'è il centro e poi poca roba fuori. Poca roba, 3 milioni, però comunque di solito è metà, no? Ho l'hotel a 5 minuti a piedi in questa direzione. Giù le valigie, poi vado subito a farmi un giro prima che faccia buio. Ci sono 2 o 3 cose da fare. Hotel carino, €15, dovrebbe essere più o meno pieno centro, 9,7 valutazione, quindi veramente tanta roba. I piattoni giganti di noodles che fanno, giuro, un piattone grosso così €3. Terrazza dell'hotel, non è il massimo, ma sì, dai, dovrebbe essere questa. Finalmente molto easy, qualcosa di giusto. €14 a notte. Ascensore 221. Oh, che top, bel letto, bello clean, finestrella sul campo da ping pong. Che profumo che c'è finalmente, mamma mia. Oh, ma fantastico ragazzi, fantastico ragazzi. Bene, si è fatto molto tardi, sto andando in centro a vedere il centro. È una via, top 5 cose da fare qua, che è non molto lontano, però devo prendere un bus o una metro e dopo vado sicuramente sulle mura, che sono le mura meglio conservate di tutta la Cina. Sono lunghissime, 14 km, quindi immaginate quella di ieri per 5. Non la farò tutta come ieri o metà, farò solo un pezzettino giusto per vedere la città dall'alto al tramonto. Però prima andiamo in questa zona qua e domani con calma farò le altre zone. Poi stasera volevo uscire perché praticamente, cioè, è da 10 giorni che non faccio niente la sera perché non c'è niente. Sempre, non so, o piccole città oppure non lo so, non c'è situazione. Qua è una città, una delle metropoli più grandi della Cina, perciò ci deve essere sicuramente un po' di festa, un po' di situazione. Magari più tardi vi porto con me anche in qualche bar o in qualche locale. Però sì, volevo rientrare abbastanza presto oggi, mangio qualcosa al volo, magari mi ordino qualcosa in camera e poi esco presto, perché qua la vita notturna inizia presto, come ovunque, tranne che in Europa, Italia, Spagna, cose così. Si inizia, non so, per le 10, 11, cioè alle 10 bisogna essere fuori, 11 bisogna essere dentro il locale, mezzanotte massimo, poi chiude per le 3, 4. Poi ovvio, se è una grande città c'è di tutto, se vai a Hong Kong e cose così, cioè veramente puoi stare sveglio fino alle 7-8 di mattina secondo me. Questa è una città sì grande, però non così sviluppata come quella. Siamo esattamente nel bel mezzo della Cina, guardate la mappa, guardate dove siamo. I motorini che possono attraversare le strisce pedonali, pazzesco, fantastico, guadagni un sacco di tempo. Non solo motorini, anche camioncini, cose così. Campanile di Xi'an, simbolo della città, in mezzo a una rotonda in centro delle mura praticamente, però più nella parte sud. Io ho preso la metro, ma ci ho messo 20 minuti abbondanti, quando camminare era 25, a volte vale la pena, a volte no, ma entri, ti fanno il controllo dei bagagli,
passi, doppio check-in, poi riesci lontana l'uscita, quindi a volte, non so, a volte vale la pena, a volte no, questa volta no sicuramente. Qua una bella piazza grande con Starbucks lì, onnipresente. Questo caffè che fa il caffè a 10, quindi 1,20 €, lo prendiamo subito per scannerizzare questo con WeChat, poi ti si apre tutto un menu dove puoi scegliere, ovviamente tutto in cinese, quindi difficoltà estrema ogni santa volta. Non ho idea di cosa ho preso e ho provato a tradurre, così c'è scritto italiano, quindi ho preso quello, vediamo cosa mi esce fuori, però tantissima roba, 50 caffè diversi con il latte, tè anche, quindi il caffè tè, tipo milk tea così. Coffee. Qua assaggiamo, cos'è sta roba qua? È un top da bere lì con quella cannuccia. Allora c'è scritto super concentrato, non lo è, però un bel cappuccino. Dai, ci sta buono. Temperatura top oggi, siamo sui 5 gradi, però c'è sempre questo sole, questa foschia attorno che non è nuvolo. Non lo so, è tipo smog, sì, penso sia smog, non lo so. Classico tipo mezzo milanese o delle basse veronesi che succede. Ragazze sempre che si vestono per fare le foto. Questa è la torre del tamburo di Xi'an, che aveva il centro della città. C'è un tamburo lì interno che una volta, questa è stata costruita nel 1300, torno a quel periodo lì, suonavano questo tamburo quando c'era l'alba, quando sorgeva il sole, per indicare l'inizio della giornata. E invece l'altra torre che è lì, che è la torre della campana, lì suonavano le campane quando c'era il tramonto, quindi segnavano l'inizio e la fine della giornata di tutta la città. Alta 34 metri, non altissima, però abbastanza imponente comunque, c'è una bella piazza. Ovviamente dietro la torre c'è via Huimin, pazzesca, enorme. E questa non è una semplice via, è proprio tutto un quartiere anche pieno di viuzze attorno, di cibo musulmano, ragazzi. Mi ricorda molto il Giappone, questo stile di bancarelle, cose così, un po' Osaka style. Troppa roba da mangiare, ragazzi, mi sta venendo una fame, no, non fame perché ho appena mangiato, però proverei di tutto, non lo so. No, facciamo una cosa, dato che è tardi, sono quasi le 5, vado a vedere le mura dall'alto perché poi fa buio col tramonto, e sì, poi qua ci ritorno domani che devo assaggiare sicuramente queste cose, sono super tipiche. Domani vi dico cosa hanno anche, mamma che casino sti clacson. Oh mamma mia, che città, sembra una città gigante questa, sembra enorme. Ho appena intervistato anche un signore per il loro TikTok, un signore che parlava pochissimo inglese, mi ha chiesto se Xi'an per me fosse sicura. Ho detto guarda, tutta la Cina, cioè veramente mi sento super sicuro, bellissima questa, è una cosa che amo, l'ho sempre detto, come in Giappone è la cosa più bella che ci potrebbe essere quando si viaggia. Cioè il massimo che può succedere è che un taxi ti scamma chiedendoti, non so, 3 euro in più, cioè questo è il massimo, ma per via di scippi, sicurezza in generale, gente che prova a prenderti, portarti anche in un club, non lo so, così, zero. Cioè ti attirano, ti chiedono vuoi venire? No, fa un bel sorriso e dicono ok. Troppo bello viaggiare così, questo è stato il punto fondamentale per cui non ho voluto quest'anno andare in Sud America, in Centro America, perché lì è un altro discorso, lì ho un po' pauricchia ad andare da solo veramente, cioè dovrei andare solo in ostelli, luoghi turistici, però è quello che a me non piace. A me piace andare in cittadine piccoline che nessuno conosce, e un viaggio lì sarebbe tutto il contrario. Io non posso uscire di notte, voglio andarmi a bere una birra, devo prendere un taxi dall'hotel al bar, posso tornare a casa da solo, e questa per la maggior parte dei posti dicono sì, può essere sicura quanto vuoi, ma quando giri di notte da solo, senza luci, passa un motorino, io sono così col telefono che mi riprendo, devo tenere uno stretto, come mi è successo anche a Cebu nelle Filippine. Io lì mi sentivo un po', cioè tutti mi guardavano, non belle facce. Poi ho scoperto che qua, tipo il signore fa che lo mette su TikTok, però TikTok non funziona, cioè serve la VPN. La maggior parte dei contenuti sono bannati qua in Cina, quindi non si possono vedere, bisogna scaricarsi il TikTok che hanno loro, ed è praticamente tutt'altro contenuto, tutt'altre cose, tutto cinese. Molto particolare, non si chiama neanche TikTok, si chiama tipo Taiwan, tipo una roba del genere con la T. Sto facendo una bella camminata di 35 minuti per andare sopra alle mura. Qua vendono gratta e vinci ovunque. Ho detto vabbè, faccio una bella passeggiata. Qua siamo in una zona un po' più chill, comunque sempre pieno centro. Questa è la via principale. Questo è l'ingresso delle mura, praticamente da un sottopassaggio tipo metro si arriva, ti fanno i controlli lì sotto. Adesso qua c'è l'entrata, non so quanto costa, andiamo a vedere. Però hanno spinto per bene per il ticket, 12 euro. Adesso vediamo, speriamo sia carino.
comunque è in una leggera pendenza, anche non leggera per l'acqua, penso, infatti ho visto degli scoli prima in questa zona. Comunque sì, sono valsi i soldi, veniteci, è veramente bello, suggestivo, top. Poi mi si è ufficialmente scaricato il mic, dimostra che è ufficialmente rotto, andato, perché è stato in carica tutta notte, in teoria una batteria da 7-8 ore se non di più, e l'avrò usato mezz'ora oggi, quindi devo cambiarlo, devo farlo domani perché sono in una grande città e poi nei prossimi giorni vado in queste piccoline o dei templi sopra la montagna, perciò non c'è sicuro il DJI. Sì, devo metterlo, adesso me lo scrivo e devo fare anche questa cosa domani. Molto molto più grande di quella che ho visto ieri, che comunque Xi'an è stata la capitale della Cina per 13 dinastie. Dopo non so cosa sia successo, non vado nei dettagli perché non lo so. È stata una città molto molto importante per il paese. Come c'è questo contrasto tra il vecchio e poi il nuovo, pieno di grattacieli, vita, città. Sera dovrebbe essere bello, bellissimo anche, con queste installazioni che si illuminano. Per chiudere per le 10 o mezzanotte, il biglietto dovrebbe anche questo essere valido. Vediamo se magari dopo faccio un salto, ci sarebbe, vedi la città dall'alto di sera, dovrebbe essere bello. Peccato per il tramonto, perché adesso è orario top per il tramonto, ma boh, non c'è questa foschia brutta. Ah, e qua finisce praticamente solo un pezzo da questo lato, poi un pezzo anche dall'altro, però sì, non è lunghissimo, circa, non so, 20 minuti, mezz'oretta di camminata, perché poi tutto il resto penso che sia normale, clean. Forse si può anche andare, però non è bellissimo. Qua si può noleggiare una bici, fare poi tutta la mura fino, penso, a un drop off più in fondo, a metà. Vado in hotel e faccio una doccia, ho sudato tantissimo oggi e ci vediamo domani sempre qua a Xi'an, esercito guerrieri di terracotta. Molto molto curioso. A domani. Buongiorno ragazzi, sveglia sempre a Xi'an. Ieri sera ho fatto tardissimo, sono tornato alle 6 del mattino, 6 e mezza addirittura, veramente ho esagerato. Però ho incontrato questi ragazzi sempre sull'app Nomad Table e siamo andati prima a bere in un bar. Abbiamo trovato una zona molto carina, vicino a 20 minuti da qua, dove c'era un sacco di bar, un sacco di discoteche, bellissimo. Abbiamo bevuto un sacco di birre. Poi dei ragazzi cinesi ci hanno invitato a fare karaoke, che non avevamo mai capito. Ci fanno: dai, venite, seguiteci. Siamo ritrovati in questo karaoke, tutto offerto, non hanno voluto un soldo. E tra una roba e l'altra, distanze eccetera, metro per tornare, sono tornato a casa alle 6 e mezza. Ore 11 e mezza, sto andando all'esercito di terracotta, qua vicino, è circa un'ora, 50 minuti di taxi da Xi'an centro. E niente, stracurioso, vediamo vediamo se ne vale la pena veramente o no. Ho prenotato uno slot di tempo, quindi dalle 12 e mezza alle 13 e mezza, costo 14 euro. Arrivati dopo un'ora di taxi esatti, questa è l'entrata, adesso ci dovrebbe essere, ecco, la ticket office, ma un sacco di persone, tantissime follia, tantissima fila. Poi ricordatevi di portare sempre il passaporto, perché qua non ti danno praticamente quasi mai un biglietto, entri sempre nelle attrazioni con il passaporto. Molto comodo, quindi ti è tipo prenotato su Trip, vi chiede ovviamente, vi dovete registrare col passaporto e basta, poi lo fate vedere qua ed è tutto registrato. Non so come funzioni, ma è molto molto veloce, molto utile, quindi ho provato questo metodo. Lunga camminata di circa un quarto d'ora dovrebbe essere fino al museo. Finalmente stiamo arrivando, troppe persone, non mi piace niente. Follia ragazzi. Non riesco a vederli, c'è troppa gente, vediamo se là in fondo. Ok, qua abbiamo un po' più di spazio, ma veramente tutto imbucato. Vi do un quadro generale. È stato scoperto queste statue nel 1974.
una delle meraviglie più grandi archeologiche del mondo, scoperto da dei contadini che stavano scavando un pozzo e hanno trovato una statua, poi scavando ancora hanno trovato tutto questo. Ci sono 3 capannoni, questo è il più grande però. Hanno trovato più di 8000 guerrieri, tutti diversi, 600 cavalli e 130 carri di guerra, però non li vedo, magari sono più avanti in un'altra sala. Creati sotto ordine di imperatore Qin Shi Huang. Praticamente questa è la sua tomba, cioè la sua tomba dell'imperatore è qua. È stato creato tutto questo esercito attorno perché riteneva che facendo questo anche nell'aldilà avrebbe governato. Incredibile il fatto che dicono che solo l'1% della tomba è stato scoperto, l'altro 99% è tutto da scoprire, è tutto sotto, è tutto di là. Però hanno paura di farlo per non rovinare i pezzi, quindi stanno usando tipo radar, robe del genere. Quindi una cosa molto lunga, cioè chissà cosa c'è ancora dietro questo sito. Sono stati i guerrieri prodotti tutti in serie, non so come, però comunque tutti uguali all'inizio, poi modificati uno a uno e colorati. C'è voluto, pensate, ben 38 anni di lavoro per costruire tutto questo. Ok, ho appena preso questo box, molto carino, bellissimo, per 5 euro presi, neanche 4,50 euro. Sono stato mezzo fregato, c'era una persona che è venuta, però voleva subito 25 euro trattato, e ho detto, ok, ti pago solo 40 yuan. Alla fine accettato, carini da mettere in camera a casa, non so, su una mensola, così ci sta. Questa è il pit 2, quindi un'altra sala più piccolina ovviamente, però ci sono delle belle luci qua, quell'altra è un po' buia. Mancano purtroppo le teste, sono state perse o rotte, qua alcuni resti rimasti rotti, spezzati, perché comunque c'è da ricordare che sono di terracotta, non sono di pietra o cose così. Sono stati già molto bravi a riuscire a portare, a scovare questi, tirarne fuori così tanti senza romperli. Questa è l'ultima e l'altra sala, tipo qua sotto ci saranno sicuramente dei resti che devono ancora scavare. Oh, boh, non c'è niente da vedere, boh, un po' strana. Sì, li coloravano anche, poi si è perso un po' il colore ovviamente, però erano tutti completamente colorati. Guardate che dettagli che hanno. E non so perché abbiano fatto questa sala, cioè non c'è veramente nulla, c'è un po' di resti, ma c'è niente di bello. Anche i cavalli fatti benissimo. La vista è molto bella con le montagne tutte attorno. Qua c'è un'area gigante, cibo eccetera, proprio appena fuori. Molto bello questo ristorante, pazzesco. Comunque non so ragazzi, non mi è piaciuto come immaginavo. Infatti ve l'avevo detto anche ieri, non è tanto turistico, poco da vedere. Dicono di stare qua 4-5 ore, veramente sono stato mezz'ora. Cioè c'è questa sala gigante, fai un giro, cioè ci metti tanto perché c'è tanta gente e basta. Cioè secondo me non ne vale la pena. Cioè se state pianificando un viaggio e di venire qua solo per vedere questo, io personalmente ve lo sconsiglio. Poi vedete voi ovviamente, se vi trovate qua ci sta, venite, è una cosa da fare, da mettere nella vostra lista di cose fatte. Poi in teoria ci dovevano essere, non so, 6.000 statue, dicono 600 cavalli, ma cioè lì nella sala gigante o anche nell'altra, non so, avrò visto 200 statue in totale massimo, cavalli 4-5, cioè perché magari sanno che ci sono con lo scan ma non li hanno ancora scavati, perciò boh, secondo me no, non mi è piaciuto per niente. Sapete che io dico le cose come stanno sempre, tutti magari su Instagram dicono ok venite qua è pazzesco, no, non ne vale la pena. Questa ragazza danese, say hi. È venuta ieri, mi sono incontrato ieri con questi ragazzi, c'era anche lei a fare serata, a bere qualcosa e veniva qua oggi, perciò abbiamo diviso il taxi, se no sarebbe stato molto costoso, 25 euro andata e ritorno. Mi trovo sempre a Women Street, questa via lunghissima fila in fondo, sempre cibo musulmano come ho detto ieri, però infatti vedete anche i cuochi, non so, con il loro cappello, non so come chiamarlo. Comunque non sto mica tanto bene, c'ho un freddo, non sto capendo, secondo me ho un po' di febbre, vediamo. Questa è una via parallela, questa piena di cibo. Proviamo anche questi, sono tipo degli gnocchi, in teoria non ho capito, assaggiamo subito. I gnocchetti penso sono arrivati belli caldi. Is potatoes. It's good. Via. Ok.
via enorme, lunghissima, non si vede neanche la fine. C'è un'intera area, continuano a suonare clacson dappertutto. Piena, qua c'è una fila clamorosa per non si capisce cosa, carne. Piena ha comprato il microfono, fortunatamente c'era proprio un DJI qua dentro, io ero lì. Quindi top, mi sono ricordato all'ultimo. 18 euro, quindi top. Adesso ne ho due così riesco a regolarmi meglio e usarlo sempre. Però veramente strano che hanno visto questo e hanno detto che non hanno mai visto, mai visto. Stranissimo, pensando che DJI è cinese. Si vede che è un prodotto solo europeo, infatti c'è la scritta CE dietro, vabbè, ma non c'entra. Strano. Comunque sto andando verso casa perché non mi sento per niente bene. C'ho proprio tanto il cibo che ho appena mangiato, ce l'ho tutto qua, non va giù, ma poi c'ho freddo. Mi prendo una tachipirina, non lo so, e esco più tardi per forza, sto morendo.哦，算了呢，球诺。他能请到。你不要。